Liberiamo un po' di volume da questa scatola con la cosa più grande che c'era dentro questo pacco. Una cosa che io desideravo tantissimo trovare in Giappone, ma che purtroppo era finita. E questa è la versione cheap brutta di quella, perché lo senti proprio che è. Buonasera, sono le 22:30, io stasera mi sentivo benefattrice, quindi dopo che tante persone mi hanno scritto "Ehi Frafrog, ma che ne dici di provare Temu, la nuova applicazione dove tutto il mondo si sta riversando per spendere pochissimi soldi per comprare cose assolutamente inutili?" E io ho detto "Sai cosa? Sì, ma sono qui per farlo al posto vostro." Dopo che mi avrete visto fare questa cosa, un po' come quando mi avete visto andare in Giappone, poi mi avete visto andare a Londra e comprare cancelleria in ognuno di questi posti, sentirete che il vostro bisogno di fare voi stessi questa cosa è stato finalmente mitigato e quindi non avrete bisogno di farlo voi. Potrei quasi rischiare di star facendo una cosa buona. La verità è che sappiamo benissimo che sto per fare una cosa davvero terribile, quindi smettiamo di raccontarci balle e andiamo subito a vedere l'home page di Temu, che è questa cosa, un tripudio di immagini molto piccole di cose molto economiche che si alternano con immagini molto grandi di altre cose comunque molto economiche. E l'home page ci offre subito così un kit di pennarelli a doppia testa, pennarelli per pittura d'acquerello, set di penne gancio speciali a 10 euro. Questo come prezzo non è neanche così assurdo, se devo essere sincero. Forse non lo voglio, non lo so, 10 euro? Non sono qui per spendere tutti questi soldi, volevo spenderne molti meno. Come ad esempio ecco questi 2,47 euro per questa simpatica penna cactus che finisce direttamente nel carrello. No, vabbè, questo che ha il parrucchino fatto con i caccolini della gomma, mi hai convinto. La cosa che mi rallegra è che comunque io ho una nipote di 4 anni che apprezzerà sicuramente queste cose, quindi ovviamente sto comprando per mia nipote, ma certo. Matite flessibili, queste mi sa che ce l'avevo quando ero piccola. 2,77 euro, 10 pezzi. Sì, mia nipote ha bisogno di tante matite flessibili. Sì. Interessante. Calcolatrice accanto alla quale si possono prendere appunti con la lavagnetta. Carino. Non so cosa me ne farò di una calcolatrice, ma sicuramente mia nipote farà le superiori a un certo punto. No, questi sono troppo carini. Segnalibro kawaii. Sono dei segnalibri con dei piedi di gatto. Compra subito. Ce n'è uno che ha le palline. Ha giudicato. Penne ossa. Secondo me saranno davvero brutte. Le prendo soltanto perché credo che sia un po' il mood del video. Avete capito, no? Che mi sento già in colpa soltanto per star su questo sito. Ma questo è bello! Sono dei post-it a forma di frutta. Limoni, zucca, pesca, pera. Fichissimo! Mela rossa, mela verde. Le mele non ci sono. Prenderò una pera. E prenderò anche una zucca. Vai. Questo sembra il classico taccuino che vogliono comprare quelli che giocano a D&D. Oh, mi è scivolato il dito. No, belli! Il mio massimo entusiasmo comunque va sui post-it. Cioè, se tu mi fai vedere un post-it io sono felice. Post-it trasparenti. Lo voglio? Lo voglio. Queste applicazioni sono così, no? Non è che esistono per farti comprare delle cose che tu già di base desidereresti. No, loro sono lì per dirti: ma tu sei veramente sicuro che non hai bisogno di un appoggiagomito da scrivania? No, cavolo, non ci avevo mai pensato, mannaggia! Ne avevo proprio bisogno. Adesivi gatti, Instabuy. Pulisci scarpe, va bene, proviamo. Cos'è? Mini aspirapolvere da scrivania. Non lo so. È carino perché ha degli occhi, capito? Però potrei provare a mettere degli occhi adesivi sul mio aspirapolvere, magari farebbe cambiare idea. Vediamo se ci sono degli occhi adesivi. Madonna, non vedo l'ora di mettere occhi su tutto. Questo bisogno non lo sentivo fino ad ora, ma in questo momento grazie Temu per avermelo fatto venire. Questo segnalibro mi piace tantissimo. Dinosauro, direi verde, molto carino. Post-it, con me non si sbaglia. No, meno male che i nostri amici di Temu si sono inventati un modo per leggere libri al buio. Guardate che genialata. Un lastra retroilluminato. Genio. Però sai che invece la borsettina con i cactus la prendo. Carina altalena in cartongesso. Cos'è? E perché in cartongesso? Bello però anche il coccodrillo, eh? Forse voglio anche il coccodrillo. No, aspetta. Vedete, fin tanto che rimanevo nell'ambito della cancelleria comunque ne ho viste di cose strane, no? Quindi mi sorprendevano, ma fino a un certo punto. Però la flebo per l'acqua da dare alla pianta. Ho cliccato metti nel carrello. Potrei pentirmene. Questo ho cercato di comprarlo in Giappone e non ci sono riuscita. Speriamo che non sia una cinesata. No, ci sono pure i fidget spinner. Ma io non stavo per comprare della cancelleria. Dove sono finita? Dannazione, sono bellissimi. Basta, io dovevo solo comprare della cancelleria, era questo l'unico proposito. Cioè, metà del video sarà io con questa faccia.
perché non riesco ad accettare che tuttora nella mia vita non riesco a non spendere soldi in questa roba. Queste sono palesemente delle imitazioni della Lamy. Ma che sto vedendo? No, ma ci sono delle cose assurde. Ma questi sono le penne per fare i trick. Io da piccola me ne ero costruita una con 2 gomme. No, una la prendo. Penne gel bianche. Queste fanno sempre comodo. Belle queste. Oddio. No, basta, smettetela. La penna taglia unghie. Ma certo, ma chi è che non ne necessita una? Belle però le penne carota, eh. Vabbè, io queste qui le regalo. Un video e tante persone attorno a me che saranno estremamente felici di avere tutto questo. Ma perché non ho più 12 anni? Dove comunque avrei fatto esattamente le stesse cose che sto facendo oggi, ma mi sarei sentita più giustificata. Mi sa che mi sono tagliata male i capelli. Chissà se prima o poi un parrucchiere lo incontrerò. Vabbè, dicevamo, arrivati a questo punto direi di fare un bel click qui su questo carrello fluttuante e possiamo constatare che l'acquisto non sono neanche 150 euro, quindi dai, alla fine tutto sommato sono stata piuttosto brava. Cos'è questo coltello? Chiave coltello, un po' così, un po' assassina. Secondo me questa qui all'aeroporto me la fermano. Ma poi soprattutto perché dovrei andare in giro con un coltello? Beh, c'è. Dai, ma si può mettere una felpa al cambio? Ma qual è il punto? Io capisco al cane. Guarda come cerca in ogni modo di farmi inserire nel carrello altre robe. Basta! Non mi avrai! Consegna dal 3 al 12 ottobre. Non ci resta quindi che aspettare. Ci rivediamo presto. 2 weeks later. Ed è nel pieno dell'influenza stagionale che ci ha colpiti che abbiamo il pacco che tanto anelavamo. Ecco qua, perfetto. Un fantastico odore di plastica e disastro ambientale ci accompagnerà per questo video. Io comincerei dal reparto fidget spinner perché sono un po' una mia fissa abbastanza impegnativa. Già questo appare un po' meno carino di come appariva sul sito. Il metallo di cui è fatto sembra anche un po' leggermente ossidato. Oltretutto il cuscinetto centrale, non so se così si può definire, è un po' smollino, però girandolo fa un bel suono. Purtroppo il materiale sembrava più bello in foto, ma il costo è quello che è e quindi ovviamente ci si accontenta. Ci sono altri fidget toys, speriamo sia quello delle carte. Sì, è quello delle carte. Il materiale si vede già che non è il massimo. Mi piace come nelle foto, nei mock-up sono tutti più belli sti cosi. Il gioco è questo, è letteralmente fare così. Un attimo, scusate. Dentro c'è un magnete e così facendo fa questo scattino che è molto soddisfacente. Ci può stare. Bene, credo che la parte fidget sia finita e che adesso possiamo passare alla parte cancelleria. Il primo è un tridimensionale embossed Blue Dragon Eye Notebook made in China. Madonna, ma quanto pesa sto coso? Madonna, che odore. Estratto sintetico di cocomero. Sto video sarà soltanto un rumore di plastica con una voce in sottofondo. Beh, è singolare. Vi assicuro che dal video è più bello di quello che sembra, Fa troppo ridere, sembra un props di scena. Devo dire che Conrad che me l'ha consigliato non ha poi così sbagliato. Tanto poi alla fine sa come andrà a finire, che io glielo regalerò. Per cui sono venuta a portarti una cosa che io non voglio. Cacchio, ma che figo! Perché non lo vuoi? Ma è perfetto per la mia campagna di D&D. Lo so! Grazie. È pesantissimo, no? Sta pesante, però è figo. Questo sarà il mio tipo degli incantesimi. Lo so, me l'hai messo tu nella lista di cose da comprare. Nel frattempo, scusate, ma qui c'è il nuovo ospite del Banana Pong. Poi abbiamo un segnalibro di gatto. Il segnalibro è un pochino piegato. Guardate cosa sto tenendo in mano. Il fumetto più serio sulla faccia della terra. E poi abbiamo un sedere di gatto. Tra l'altro ricordiamoci che ha sempre la peculiarità delle palline. Ah, ma alla fine l'avevo presa sta cazzo. La flebo per le piante con l'acqua. Penso che questa la regalerò a un mio amico medico. Secondo me l'apprezza. Poi abbiamo un altro segnalibro, ma stavolta il coccodrillo. Questo è bello. Ok, è proprio un coccodrillo dall'alto e poi di lato ha la silhouette. La cosa positiva è che non sporge troppo. La cosa negativa è che comunque ha un certo spessore, quindi lo puoi usare soltanto su libri un po' spessi. Se hai un libro piccolo non ce lo puoi mettere questo. Dove diavolo è quella zanzara? Devo sapere dov'è. Mi arrabbio. Ok, dicevamo, questo è il turno delle penne di cui non abbiamo veramente bisogno. La prima è lei, la penna cactus. Volevo fare una battuta pungente per presentarvela, ma no. Abbiamo le penne osso che a dispetto delle aspettative potevano essere peggio. Sicuramente non le definirei ergonomiche, soprattutto questa, cosa diavolo è? Oddio, sai che invece carine perché comunque ognuno è un osso diverso, tranne questa che non so se è veramente qualcosa che esiste, sembra un po' più la testa di Rupert. Però per il resto mi viene da pensare che questo sia un gomito. Questa
sembra proprio un femore. Poi c'è la spina dorsale. Tutto sommato potevano essere fatte di un materiale peggiore. Me le immaginavo vuote dentro, invece sembrano piene. Poi abbiamo le penne fucile con tanto di mirino LED che funziona. Perché sta cosa gira? Un po' confusa. Ok, così. Almeno dico, la cosa utile poteva essere che illumino dove scrivo, che poi peraltro no, perché mi faccio ombra con le dita. Però neanche, perché appena faccio un po' così, sto coso si stacca. Poi abbiamo questa penna jet. Questa veramente mi pento tanto di averla presa, con tanto di carrello delle ali che si estrae, i motori che possono essere direzionati con le eliche. Questa cosa, se avessi avuto 6 anni, sarebbe stato incredibile. Poi stappi la penna, il tappo cosa te ne fai? Non lo puoi mettere dietro perché non si attacca. Io mi auguro che la funzione di questo video sia proprio quella di farvi vedere ste cose una volta per tutte, così non sentite il bisogno di averle, perché veramente io sento il bisogno di darvele e di fingere di non averle mai avute. Poi abbiamo questi due simpaticissimi post-it pera. Poi c'è il post-it mela. Ah no, questo non era una mela, era una zucca, per questo non ha il picciolo. Come sono ignorante. Poi fai così ed è una pera. E sono post-it, da un lato pure bianchi, così ci puoi scrivere. Forse questo è anche un po' più comodo perché è un po' più largo, un po' più fallito anche, perché non è che questo sia proprio tanto tondo. Non gli si può dire niente. Sono carini. Però c'è anche la penna carota. È simpatica, anche se ha una serie di piccoli dettagli che fanno intuire la bassa qualità della plastica. Tolti quelli, in realtà è quasi carina. Poi abbiamo queste che sono le penne per fidgeting. C'è il thumb around, che è questo, attorno al pollice. Poi c'è questo. E poi c'è questo. È molto più difficile di quello che sembra. Non sono mai riuscita a imparare a farlo bene questo. C'è anche la versione non così fichissima, che è questa. E alla fine l'unica cosa che conta è che abbiano dei pesi equivalenti in fondo e in cima. Ma torniamo. Allora, tutte queste penne cosa sono? Manco me lo ricordo. Vediamo. Come dovrebbe funzionare sta cosa? Non ho capito. È la cosa più inutile della faccia della terra. È una matita dove la mina della matita è solo questa punta qua, perché se la sviti, questa qua è la mina della matita. Le matite le hanno inventate centinaia forse di anni fa e sono la cosa più ecologica del mondo. Non c'è bisogno di fare tutto questo involucro di plastica per avere una mina piccolissima. Quindi sono proprio no, queste proprio bocciatissime. Tra l'altro ecco, c'è anche quest'altra versione che è arrivata singolarmente, dove però in questo caso le punte sono tante e fatte di grafite. Già così ha un po' più di senso, ma liberiamo un po' di volume da questa scatola con forse la cosa più grande che c'era dentro questo pacco. Una cosa che io desideravo tantissimo trovare in Giappone, ma che purtroppo era finita. E questa è la versione cheap brutta di quella, perché lo sento proprio che diamogli dei soldi. Già, non vedo perché sprecare 2 batterie per te. Ma andando avanti, penne bianche. Ah, aspetta, pennarelli bianchi. Le useremo sopra un moment. Non è uno sponsor a medicinali, è che purtroppo, vedete, sono un po' influenzata, quindi ce ne sono tanti. Proviamolo anche sul Tachiflu per essere totalmente democratici. Sono contenta perché fanno sempre comodo dei pennarelli bianchi in più, soprattutto se funzionano bene. Poi abbiamo una calcolatrice scientifica con tanto di appunti sul fianco. Voilà, pennetta per prendere appunti. Eccola qua. Ah, quella cosa fastidiosa delle calcolatrici che se la guardi un po' di lato non si vede più quello che scrivi. Sembra sempre di fattura non così eccellente, ma almeno hanno trovato un modo carino di sfruttare lo sportello della calcolatrice. Poi quando vuoi cancellare fai così, boom, cancelli e riscrivi in linea generale, perché no? Ah, beh, queste sono le simpaticissime gomme omini che poi man mano che le usi e cancelli gli si toglie tutta la parte sopra di capelli e gli resta la pelatina. Essendo cose carine, la tendenza sarà quella di non volerle usare, però vabbè. Poi abbiamo una serie di matite flessibili. La loro peculiarità è di essere così flessibili che 1 è difficilissimo appuntarle, 2 è difficilissimo usarle perché sono flessibili. Appena cerchi di fare pressione si piega. E nonostante tutto io le ho volute prendere, capito? Lo sapevo già che erano un fallimento, eppure vabbè. No! Mi sono scordata che c'era un altro segnalibro. Il mostro di Loch Ness, che è uguale al coccodrillo, vedete? È proprio lui, il mostro di Loch Ness. Poi abbiamo, vabbè, questa è una piccola pochette. Ora che la tocco è fatta di un materiale aberrante. Speravo fosse di cotone, ma ovviamente cosa vai a pensare? Per cui anche questa finirà tra i regali di Natale che verranno riciclati. Io spero che i miei amici non vedano questo video. Oh, questi sono belli. Li diffonderò per tutto lo studio. Sono una serie di adesivi con dei gatti meme. Adesso li porto di là e li darò in dono allo studio. Ragazzi, scusate, devo fare un dono alla collettività. Vuoi regalarvi questi adesivi?
ma sono Ecco qua, bellissimi. potete farne ciò che volete, attaccateli pure in giro. Spero che... una fetta di questo. Ognuno di questi gatti rappresenta una persona dello studio. Questo è Piero. Questo sono io. Questa è Lavinia. Sì. Ok, questo è Conrad. Sì. Ok, questo è Antonio. Esatto. Sì. Ok, io sono questo. Sì. Sì. Perfetto. Questo è Rick. Sì. Questa è Anna. Sì. Questo è Conrad. No, Calma. Cioè, ti rendi conto quanto interesse hanno generato queste cose? Assieme a quelli, ma non di minore importanza, abbiamo i wobbly eyes. Sono davvero qualcosa di arricchente. Immagina di avere questa mela. Che fai? Te la mangi senza averci attaccato prima sopra degli occhietti? Ecco fatto. Adesso va molto meglio. Questi sono tutti per te. Puoi attaccarli in giro, far sì che le cose abbiano degli occhi. Hai fatto molto male. Sono rimaste veramente due cose. La gomma che pulisce le scarpe ha tipo del materiale abrasivo sopra. Infatti vedete che sbrilluccica. Immagino che le gratta fino a pulirle. Sì. Poi abbiamo dei post-it trasparenti. Vogliamo provare a scriverne uno? Magari con i pennarelli bianchi, no? Una cosa che io mi dimentico di fare sempre è spegnere il microfono. Voilà, lì c'è la fotocamera, lì c'è il mio vetro rotto, qui ci sono io, ciao. E lì c'è spegni il microfono. Me lo immaginavo più trasparente, ma va comunque bene, direi. Devo dire carini, ma sono due blocchetti di un'altezza ridicolmente bassa e purtroppo verranno relegati a quella cancelleria carina che però non uso perché ho paura di finirli. Assieme a quelli abbiamo queste etichette tipo post-it, però sono veramente sottili, non ci puoi scrivere niente su una cosa del genere. Sono proprio di plastica. Proprio come l'ho scritto, l'ho cancellato. Benissimo. Facciamo finta che nel frattempo il sole non mi stia ustionando. Sto morendo di caldo. Basta sole. Vabbè, concludiamo. Di questi acquisti fatti su Temu ci sono cose di cui mi pento e cose di cui non mi pento. Non mi pento degli adesivi gatto, dei post-it zucca. Non mi pento per niente della penna per fare i trick colorata e luminosa, perché questa la sfrutterò e magari ne imparo anche altri. Penne bianche sono un super sì. Wobbly eyes, ma magari ne avrei preso uno con occhi grandi e non piccoli. Uno di questi due fidget toys non è male. Questo ha una sorta di pellicola che questo non ha, quindi fa scorrere meglio il magnete. Quindi per quanto uguali, una pellicolina cambia tutto. Le gomme omino possono anche essere carine. La calcolatrice, se vi serve una calcolatrice non ce l'avete, può avere un suo perché. E questo coso è strano il giusto, ci sta. Il resto una profondissima delusione. Quindi per sfuggire una volta per tutte al sole che sta cercando di entrare in questo video in maniera prepotente, io vi ringrazio per aver visto questo video. Non vi metto in descrizione il link di Temu perché non mi interessa che voi ci andiate a comprarci delle cose, anzi per lo più vi scoraggio a farlo. Fatemi sapere delle cose che mi sono arrivate, qual è la più giusta e qual è la più sbagliata. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao! Ho visto che eri così entusiasta a questo punto, ho deciso di regalarti proprio tutto. Sono tutti per te, Lavinia. Mi sa che ho capito qual è il target perfetto di Temu. Posso scrivere la sera sul mio Se diario? ti piacerebbe, provaci pure se vuoi, ma non ci riuscirai.